Sì, salve, questa è la recensione unboxing, vedete, del Motorola adattatore wireless per auto, Android Auto, il modello MA1. Vedete, c'è questo cavo USB-A, qui è collegato invece USB-C, il cavo non è rimovibile. All'interno della confezione di questa qui ritroviamo l'adattatore, che ha anche questo pulsantino, il libretto di istruzioni che è in inglese, perché in questo momento è presente soltanto sullo store Amazon americano e comunque in altri siti del Nord America. E poi c'è, vedete, l'attacco adesivo che può essere, vedete, usato per fissare l'adattatore alla macchina. Come possiamo leggere dalle istruzioni, le cose importanti, vedete, da sapere: non bisogna inserire oggetti all'interno, vedete, sia dell'altatore che della presa. Non bisogna utilizzare agenti chimici, non bisogna, vedete, immergerlo nell'acqua oppure pulirlo con l'acqua. Bisogna utilizzare una pezzolina sì umida ma non bagnata. Non bisogna disassemblarlo. Queste sono tutte le istruzioni. Qui c'è il benvenuto, vedete, mi dice che non c'è bisogno di cavi, la connessione wireless, la porta USB compatibile con tutte le auto che hanno la porta USB di tipo A, e la connessione, vedete, wifi 5 GHz. Per aiuto c'è il sito motorolasound.com/support, ovviamente tutto scritto in inglese. Questa è la guida, vedete, mi dice che c'è la porta USB-A, poi c'è l'adattatore, il bottone 2 che stava sul lato per l'accoppiamento Bluetooth e per il reset, e poi qui davanti c'è il LED che è bianco quando l'adattatore è acceso, blu quando è nella modalità Bluetooth, e verde quando è collegato a Android Auto, quindi molto simile ad AA Wireless, quello che troviamo sul sito Indiegogo, però non abbiamo la spia, abbiamo la blu che è la verde, non abbiamo la bianca. Qui mi dice, vedete, come si usa l'adesivo. E per quanto riguarda le istruzioni, bisogna collegare il cavo al veicolo. Quando è collegato al veicolo bisogna ovviamente accendere il telefono e fare l'accoppiamento Bluetooth. La versione di Android del telefono deve essere, vedete, almeno 11 o superiore. Per l'accoppiamento Bluetooth, quando la luce del LED dell'adattatore lampeggia blu, si va a collegare il telefono. Basta cercare nel dispositivo Bluetooth, vedete, Android Auto XXX, comparirà una sigla numerica. Poi si aspetta che il telefono automaticamente stabilisce la connessione con il telefono e con wireless Android Auto attraverso questo adattatore, e nelle successive accensioni Android Auto, vedete, automaticamente si collegherà senza bisogno di fare nuovamente l'accoppiamento. Basterà attivare soltanto il Bluetooth, aver attivato soltanto il Bluetooth telefono. Quando poi il reset alle posizioni di fabbrica, quando è acceso, bisogna premere e mantenere il adattatore, il bottone, per qualche secondo,
Per accoppiare un nuovo telefono si lascia poi il bottone e incomincia praticamente a lampeggiare di blu. L'adattatore adesso è pronto ad accettare un nuovo accoppiamento Bluetooth per un telefono sempre nelle vicinanze. Per cancellare la memoria dell'adattatore non bisogna quindi lasciare il bottone quando inizia a lampeggiare blu, ma continuare a tenere premuto fino a che si vedete lampeggia giallo e rilasciarlo solo quando praticamente diventa bianco. Tutti i telefoni che sono stati memorizzati saranno cancellati. Qui mi dice le specifiche tecniche, c'è il wireless 802.11 protocollo AN e AC, che non è l'ultimo perché ora c'è anche l'X, il Bluetooth è 5.0, quindi si possono collegare più di due dispositivi contemporaneamente, e la porta USB. Queste sono le informazioni generali. Vedete, non esporre alla luce del sole, non mettere il prodotto comunque in luoghi bagnati, non usare, vedete, serve tipo dei detersivi per pulirlo, e non bisogna esporlo, vedete, al fuoco, agli esplosivi. Ora passo alla configurazione in auto, però prima faccio un confronto, vedete, con A wireless. Ecco qui, vedete, per quanto riguarda le dimensioni, diciamo che questo è un po' più ovale, mentre A wireless, vedete, è per lo più un quadrato di lato 5. Questo invece è 55 mm, quindi un po' più largo, vedete? Lo spessore, bene o male, wireless, non solo lo spessore, però questo qui del Motorola ha lo spessore di circa, come mi sembra, 13 mm, quindi 1 cm e 3 mm. Vedete, mi sembra che wireless sia un po' più spesso. Anche qui abbiamo, vedete, la porta, il LED, la porta USB, e qui vedete in questo buchino basta inserire un ago e c'è il reset. Il cavo è in questo caso estraibile, mentre qui invece è fisso. Per quanto riguarda, vedete, la manifattura, questo è fatto in Cina, questo è praticamente fatto a Taiwan da un'azienda taiwanese per Motorola. Questo, vedete, il modello e il numero seriale. Vedete, questo funziona a 5 volt, 500 mAh, 2.5 watt. Vedete, adesso collego alla porta USB della macchina, vedete la luce adesso è bianca, adesso inizia a lampeggiare blu, quindi siamo nella modalità accoppiamento. Vado ad attivare il Bluetooth, ho attivato il Bluetooth, vedete, ora è accoppiato ed esce la luce verde, vedete, mi sta. Ora se vado su app, vedete, Android Auto, ok, vedete, funziona Android Auto, vedete, funzionano tutte le applicazioni, vedete, Easy Park, Car Stream, vedete, è molto semplice l'attivazione, perché una volta attivato il Bluetooth vi esce praticamente tra i dispositivi accoppiabili un Android Auto trattino, una sigla alfanumerica. Basta cliccare sopra, vi domanda poi di associare, cliccate su associa e automaticamente si connette, diciamo molto veloce. Così come anche A wireless, però A wireless diciamo che ha anche l'applicazione che qui non c'è,
ci ha impiegato circa una decina di secondi per collegarsi. Su A-Wireless ovviamente con l'applicazione è possibile scaricare anche gli aggiornamenti del firmware, si può quindi cambiare la banda del wifi 2.4 GHz, 5 GHz, qui invece va direttamente su 5. Il telefono che ho configurato, con cui sto facendo anche la ripresa, è un Samsung S21 e questo è l'infotainment della Volkswagen. Una volta poi, se voglio disaccoppiarlo, con questo pulsante qui tengo premuto, vedete ora si trova in modalità blu lampeggiante per un nuovo accoppiamento con un altro telefono. Se tengo ancora premuto, adesso ha cancellato tutti i dispositivi e sta facendo il ripristino alle configurazioni iniziale. Il prezzo molto simile, forse circa 90-98 euro per questo qui, mentre A-Wireless costa 75 più 15 la spedizione su Indiegogo. Questo l'ho acquistato dagli Stati Uniti, che solo lì lo troviamo. Mi sembra di aver detto tutto, alla prossima.